Ciao a tutti, dopo il successo del video postato sul riscaldamento con il riscaldatore diesel, in molti mi hanno chiesto di postare un video in cui si spiegano i collegamenti elettrici. Allora ho deciso di preparare questo breve tutorial. I collegamenti elettrici sono abbastanza semplici. Innanzitutto occorre guardare sul modello scelto qual è la potenza necessaria per il funzionamento. L'unità sono quasi tutte a 12 volt, esiste anche qualcosa a 24, però sono modelli più rari. La versione a 12 volt nel mio caso indica un assorbimento durante il normale funzionamento di 40 watt. 40 watt applicando la legge di Ohm, visto che la potenza è uguale alla corrente per la tensione, la corrente sarà uguale alla potenza diviso la tensione, quindi 40 watt su 12 volt fanno circa 3 ampere. Naturalmente se avrete un modello che ha una potenza differente dovrete adeguare il calcolo. Però bisogna stare attenti che quella si riferisce alla potenza durante il normale funzionamento, in cui viene alimentata solamente la pompa e la ventola. Nel momento dell'accensione, invece, si ha un picco di assorbimento dovuto al fatto che all'interno è presente una candeletta per portare il carburante alla giusta temperatura per l'accensione. E da verifiche che ho fatto e da dati sul manuale, ho visto che il modello che ho acquistato ha circa un picco di 120 watt. Riapplicando quindi la formula precedente, notiamo che ci sarà un picco di assorbimento di 10 ampere, sempre su 12 volt. A questo punto bisognerà acquistare un alimentatore, nel caso si voglia mandare con la tensione di rete, che garantisca 12 volt con almeno 10 ampere. Io consiglio sempre di non prenderlo al limite, un 15 ampere è sicuramente la scelta migliore. Naturalmente se si vuole mandare a batteria bisognerà prendere una batteria che garantisca una tensione di 12 volt e una corrente di almeno un 12 ampere-ora. Dal riscaldatore abbiamo detto che escono due cavi, uno rosso e uno nero, che andranno collegati appunto all'alimentatore o alla batteria in questione. Nel caso decidiate, come nel mio caso, di fare una prolunga, fate molta attenzione alla sezione dei fili, perché 10 A su 12 volt non sono pochi, quindi utilizzate dei fili con una sezione adeguata. Per quanto riguarda invece la centralina, purtroppo ho notato che questo modello, la centralina è staccabile innanzitutto, è quella dove si regola la temperatura, però i cavi al suo interno sono veramente corti, parliamo di una ventina di centimetri, 30 al massimo. Nel mio caso ho portato la centralina all'interno della taverna e quindi ho dovuto anche qui allungare i cavi della stessa. In questo caso si tratta di una centralina a 3 fili, con 3 colori differenti, quindi ho utilizzato un normale cavo a 3 fili da 220 volt, se ne avete un altro va bene perché comunque parliamo di cavi di segnali e quindi non ci sono assorbimenti di corrente impegnativi. Quindi collegati questi 3 fili, facendo bene attenzione ai colori, attenzione, controllate almeno un paio di volte se non 3, perché se invertite il collegamento o sbagliate i fili, il rischio di bruciare la centralina è veramente concreto. Una volta collegato il tutto, potete provare e vedrete che funzionerà senza problemi. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.